Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme la borsa Granny con il motivo zig zag. Per questa borsa usiamo i filati della merceria Zeus, nello specifico il cotone fiocco. Per questa borsa, come potete vedere, realizziamo un fondo rettangolare. I manici li realizzo con la tecnica Granny, di cui nel box informazioni trovate il tutorial, con il cotone in tinta unita azzurro sport, lo stesso colore del fondo borsa. Per irrigidire la borsa io ho realizzato una fodera con dei fogli di feltro. Nel box informazioni è già disponibile il tutorial per realizzare la fodera. Per la mia borsa io utilizzo 100 g di bianco, 100 di azzurro, 100 di azzurro chiaro e 100 di azzurro sport. Aggiungo poi altri 100 g di azzurro sport perché desidero fare il fondo in tinta unita. Ovviamente voi potete anche realizzarlo con gli altri colori di rimanenza. Lavorerò con il filo in doppio e l'uncinetto numero 4. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube per non perdere nessun tutorial e inoltre di iscrivervi anche al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, così potete condividere con me i vostri lavori. Passiamo adesso al tutorial. Per il mio tutorial vado a mettere su 52 catenelle. Questa lavorazione è un multiplo di 25 più 1. Alla fine ho realizzato un'altra catenella per girare perché realizzerò un giro di maglie basse prima di iniziare la lavorazione. Quindi ecco perché lavoro 52 catenelle. Ovviamente se volete fare una lavorazione più lunga dovete mettere un altro multiplo di 25, quindi significa 25 più 25 più 25 fino ad arrivare alla vostra larghezza. Questo se magari volete fare una copertina. Quindi tenete presente che è un multiplo di 25 più una catenella e più una per girare se iniziate con la maglia bassa. Quindi a questo punto vedete io ho messo 52 catenelle, lavoro con il filo in doppio, vedete il cotone in doppio in questa maniera e uncinetto numero 4. Quindi entriamo all'interno, vedete, della catenella dopo e iniziamo lavorando delle maglie basse, quindi un giro di una riga di maglie basse completa, vedete, in questa maniera, in ogni punto una maglia bassa fino ad arrivare chiaramente alla fine della nostra catenella. Quando arrivo, vedete, alla fine della mia catenella con lo stesso colore lavoro 1 2 e 3 catenelle, giro il lavoro. Adesso vedete dove abbiamo lavorato la catenella, chiaramente un punto, ok? Dobbiamo saltare 2 punti, quindi 1 e 2, e nel terzo filo sull'uncinetto e all'interno lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso di nuovo salto 2 punti e lavoro di nuovo 3 maglie alte nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo saltiamo 2 punti e nel terzo lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso di nuovo saltiamo sempre 2 punti e nel terzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Abbiamo così, vedete, lavorato 4 gruppi da 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 gruppi. Adesso dobbiamo iniziare da questo punto la lavorazione della punta, quindi un aumento. Quindi lavoriamo 1 e 2 catenelle, non saltiamo, vedete, nessun punto. Nel punto subito dopo aver lavorato le 3 maglie alte, filo sull'uncinetto e lavoriamo altre 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi 1,
2 e 3 maglie alte. In questa maniera, vedete, abbiamo già lavorato l'aumento, quindi quella che è la punta, ok, dello zig zag. Adesso saltiamo 2 punti, quindi 1 e 2, e nel terzo lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo saltiamo 2 punti, filo sull'uncinetto e 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo saltiamo 2 punti e in quello dopo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. A questo punto, vedete, io ho lavorato subito dopo le 2 catenelle, ho lavorato di nuovo 1, 2, 3 e 4, vedete, gruppi da 3 maglie alte. Adesso dobbiamo lavorare la diminuzione. Per la diminuzione contiamo 1, 2, quindi vedete, a questo punto io mi trovo, vi dico i gruppi lavorati, così non vi confondete, abbiamo lavorato 1, 2, 3 e 4 gruppi, 2 catenelle, e vedete nel punto dopo abbiamo realizzato praticamente un aumento, quindi sono 4, 5, 6, 7 e 8 lavorazioni da 3 maglie alte. Adesso, senza fare nessuna catenella, saltiamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse, quindi vedete io ho 5 maglie basse e nella sesta lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. In questa maniera, vedete, abbiamo realizzato la diminuzione e quindi la rientranza, vedete, del nostro zig zag. Ok, quindi una punta andrà verso l'altro e l'altra verso il basso. Adesso di nuovo saltiamo 2 maglie basse e nella terza lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E di nuovo saltiamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e nella terza lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi vedete, da che abbiamo fatto la diminuzione dobbiamo lavorare sempre poi 4 gruppi da 3 maglie alte, compreso chiaramente quello che ci è servito per diminuire, quindi 1, 2, 3, lavoriamo di nuovo, saltiamo 2 maglie basse e nel terzo lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi vedete, dopo la diminuzione abbiamo lavorato di nuovo 1, 2, 3 e 4 gruppi di maglie alte. Adesso di nuovo il nostro aumento, quindi 1 e 2 catenelle, non saltiamo nessun punto, quindi nel punto, vedete, subito dopo lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E vedete come la lavorazione prende forma. Adesso chiaramente andiamo a proseguire, di nuovo saltiamo 2 maglie basse, nella terza maglia bassa 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E di nuovo saltiamo 2 punti e nel terzo punto 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Abbiamo lavorato, vedete, 1, 2 e 3 gruppi, ne resta da lavorare un altro, quindi saltiamo le 2 maglie alte e nel terzo punto lavoriamo le 3 maglie alte, quindi 1, 2
3 maglie alte. E quindi abbiamo lavorato, vedete, i 1, 2, 3 e 4 gruppi. Ogni volta che aumentiamo o diminuiamo, lavoriamo sempre 4 gruppi. In questa maniera qui abbiamo lavorato, vedete, questo è il risultato. Adesso, come abbiamo iniziato, vedete, abbiamo iniziato con una maglia alta, dobbiamo terminare con una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, saltiamo i 2 punti e nell'ultimo punto lavoriamo una maglia alta. Quindi come iniziamo, così terminiamo la nostra lavorazione. Ed eccola qua che ve la faccio vedere. Mi allargo un po' lo schermo, così vi faccio vedere meglio la lavorazione. Ecco qui, vedete? Quindi questa sarà la lavorazione e adesso andiamo a proseguire seguendo chiaramente sempre la linea degli aumenti e della diminuzione. A questo punto iniziamo sempre la riga con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle e giriamo chiaramente la nostra lavorazione. Adesso vedete, noi siamo qui non dobbiamo lavorare assolutamente, ma filo sull'uncinetto andiamo subito, vedete, nello spazio e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso in ogni spazio, vedete, prima dell'aumento lavoriamo sempre 3 maglie alte, quindi abbiamo lavorato il primo gruppo, lavoriamo il secondo nello spazio successivo, sempre 3 maglie alte, e lavoriamo, vedete, il terzo, quindi 1, 2 e 3. Ed ecco, vedete che abbiamo lavorato i 3 gruppi di 3 maglie alte. Adesso dove abbiamo l'aumento dobbiamo aumentare, quindi ogni volta che noi incontreremo le 2, vedete, maglie, i 2 gruppi da 3 maglie alte con le 2 catenelle, all'interno lavoreremo lo stesso gruppo, quindi entriamo, vedete, all'interno e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro 1, 2 e 3 maglie alte in questa maniera. Adesso vedete, prima di arrivare dove abbiamo la diminuzione faremo la stessa lavorazione, quindi in ogni spazio, vedete, io lavoro sempre le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e questo chiaramente, vedete, in ogni spazio fino ad arrivare alla diminuzione, quindi 1, 2 e 3, ci sono quasi, vedete, e lavoro di nuovo, vedete, 1, 2 e 3. Quindi vedete, dopo che ho realizzato l'aumento, eccolo qui, 1, 2, 3, 4 maglie alte, adesso guardate, io mi trovo così, questo è il centro, quindi la diminuzione, io non devo entrare in questo punto, magari se siete delle principianti oppure non riuscite ad individuare bene, mettete un marcapunti qui per capire che qui non dovete assolutamente entrare, quindi saltiamo, vedete, questo punto, entriamo nel punto subito dopo, quindi nello spazio dopo, e lavoriamo le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Ed ecco come dovete lavorare. Adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo l'altro aumento. Quindi in ogni spazio proseguiamo e lavoriamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, di nuovo, vedete, 1, 2
e 3 maglie alte. E anche qui vedete abbiamo lavorato le 3 maglie, i 3 gruppi vedete di maglie alte, e ovviamente il quarto lo lavoreremo qui insieme all'altro che sarà il primo della prossima sequenza. Quindi di nuovo vedete dove ho la punta, quindi ho le 2 catenelle, qui lavoro l'aumento, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello stesso spazio e lavoro di nuovo 3 maglie alte, quindi 2 e 3 maglie alte. Adesso vedete in questi spazi devo lavorare le 3 maglie alte, quindi nel prossimo spazio lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, in quello dopo altri 3, quindi 1, 2 e 3, e vedete nell'ultimo spazio prima dove abbiamo la maglia alta altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Non vi confondete con questo spazio, questo non sarà uno spazio dove lavorare le 3 maglie alte, vedete, perché noi terminiamo sempre con 1, 2, 3 e 4 gruppi da 3 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, vedete, sulla terza catenella entriamo in questa maniera qui e andiamo a lavorare una maglia alta, quindi io entro, vedete, sulla terza, 1, 2, 3, sulla terza catenella e lavoro una maglia alta in questa maniera. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gruppi di 3 maglie alte, e in questa maniera vedete si presenterà il nostro lavoro. Questo è il lavoro, vedete, delle prime 2 righe con le maglie alte più una di maglia bassa, quindi le prime nostre 3 righe. Andiamo adesso ovviamente a cambiare il nostro colore. Come vi ho già detto, io lavorerò per ogni 2 righe, quindi ogni 2 righe ovviamente di maglia alta vado a cambiare il colore. Quindi seguirò una sequenza di 4 tonalità di colori, come già vi ho fatto vedere. Ovviamente voi potete decidere quanti colori e in che modo volete chiaramente fare il vostro lavoro. Io adesso taglio, vedete, il filo e facciamo sempre una catenella di sicurezza. Vedete, in questa maniera si crea un nodino e anche quando andiamo a nascondere il filato siamo sicuri che non si apra chiaramente il lavoro. Adesso vedete, io giro il mio lavoro in questa maniera qui, quindi ho così, vedete, la lavorazione. Quindi adesso vedete dove ho la codina, quindi non vi potete sbagliare, la vostra codina, vedete, deve stare sulla vostra destra. Entro all'interno, vedete, della maglia alta e mi aggancio con l'altro colore, quindi prendo così, vedete, l'altro colore, realizzo una prima catenella e poi ovviamente le altre 2, 1 e 2. Adesso andiamo a proseguire la lavorazione come abbiamo fatto per la terza riga, quindi filo sull'uncinetto, entro, vedete, nel primo spazio e lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo nello spazio dopo 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso vedete, nello spazio dopo, prima di arrivare dove abbiamo il nostro aumento, di nuovo filo sull'uncinetto e lavoro 1, 2 e 3 maglie alte. Abbiamo lavorato, vedete, 1, 2, 3 gruppi da 3 maglie alte. Adesso vedete di nuovo dove abbiamo l'aumento, all'interno lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso spazio, quindi 1,
2, 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo vedete nello stesso spazio 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Ed ecco come si presenta. Adesso lavoriamo, vedete, 1, 2 e 3 spazi, lavorando sempre 3 maglie alte all'interno. Quindi andate a proseguire. Una volta vedete che io ho lavorato i 3 spazi, vedete, con le 3 maglie alte, di nuovo qui ho la diminuzione e a questo punto vedete dobbiamo sempre saltarlo, ok? Quindi ho consigliato di mettere un marcapunti se pensate di magari sbagliare. Quindi saltiamo questo spazio, entriamo in quello dopo e lavoriamo le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte in questa maniera. Quindi come potete vedere abbiamo realizzato la diminuzione. Adesso lavorate 3 maglie alte in questi 2 spazi, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo vedete c'è un altro spazio prima del nostro aumento e di nuovo lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso dove abbiamo l'aumento lavoriamo di nuovo 3 maglie alte all'interno, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vedete nello stesso spazio 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso dobbiamo completare la riga, vedete lavorando 1, 2 e 3 spazi. L'ultimo spazio non andrà lavorato, quindi lavorate altre 3 maglie alte in questi 3 spazi e poi proseguiamo insieme. Lavorate i nostri 3 spazi, vedete, così sarà il risultato. Adesso filo sull'uncinetto, vedete, in questo spazio non dobbiamo lavorare, ma semplicemente andiamo ad agganciarci, vedete, sulla terza catenella e lavoriamo una maglia alta in questa maniera. Vedete, quindi questa parte, vedete, sarà una lavorazione dritta, ecco perché poi la borsa viene bene, ok? Adesso di nuovo si inizia la riga con 1, 2 e 3 catenelle, quindi vedete io per lo stesso colore farò sempre 2 righe, giro il lavoro e adesso la lavorazione sarà sempre la stessa. In ogni spazio, vedete, lavoreremo 3 maglie alte. Quando arriviamo dove abbiamo, vedete, la punta, le 2 catenelle, lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Di nuovo, vedete, in ogni spazio 1, 2 e 3 lavoreremo le maglie alte, il gruppo da 3 maglie alte. Quando abbiamo, vedete, questo spazio, quindi questa punta che va verso di noi, quindi punta proprio verso di noi, salteremo questo spazio e lavoreremo di nuovo la sequenza delle 3 maglie alte, quindi in ogni spazio, quindi 1, 2 e 3 e di nuovo l'aumento. Di nuovo vedete 1, 2 e 3 e maglia alta. Quindi adesso io vado a proseguire questa riga in questa maniera qui, ok? Quindi andate a proseguire. Quando arrivo, vedete, alla fine dove ho lavorato dopo l'aumento i miei gruppi di 1, 2, 3 e 4, vedete, da 3 maglie alte, dove ho, vedete, la maglia alta da 3 catenelle, noi praticamente non dobbiamo fare altro che filo sull'uncinetto e all'interno, vedete, della terza catenella realizziamo una maglia alta. Quindi non vi confondete, non lavorate in questo gruppo. E in questa maniera, vedete, vi trovate in questa maniera qui. Adesso non dobbiamo fare altro che tagliare, perché io ogni 2 righe taglio il mio filo, faccio sempre la catenella di sicurezza e chiudo. Questi fili poi dopo li dovete andare ovviamente a nascondere.
giro, vedete il mio lavoro in questa maniera qui, e la codina, guardate, è sempre sulla mia destra, quindi ce l'avete sempre sulla vostra destra, non vi potete sbagliare. Quindi entro, vedete, nell'asola della maglia alta, prendo il mio colore e lavoro 1, 2 e 3 catenelle. E adesso di nuovo con l'altro colore dobbiamo andare a lavorare sempre la stessa sequenza, quindi inizieremo con le maglie alte, vedete, in ogni gruppo, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, vedete, nei gruppi prima di arrivare al nostro aumento. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. In ogni gruppo di nuovo le 3 maglie alte. Quando arriviamo qui, vedete, nello spazio centrale dove la punta è rivolta verso di noi, saltiamo questo spazio e iniziamo nello spazio, vedete, subito dopo con la lavorazione delle 3 maglie alte. 3 maglie alte fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo, vedete, il nostro aumento, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e poi di nuovo 1, 2, 3 gruppi di 3 maglie alte dove abbiamo, vedete, questo spazio. Non lavoriamo all'interno dello spazio, ma lavoreremo solo una maglia alta sulla maglia alta da 3 catenelle. Quindi adesso andate a proseguire con i colori ovviamente che preferite, che avete preferito acquistare, e poi vi dico quante righe in totale ho realizzato. Io, come potete vedere, ho proseguito per una lunghezza di 48 righe, alternando sempre i colori, vedete, in questa maniera. E i centimetri saranno 84. La misura, vedete, la dovete prendere in base a come vi ho messo la freccia, giusto per capire come prendere la giusta misura. A questo punto, vedete, andiamo a piegare in questa maniera qui il nostro pannello. E dobbiamo andare a cucire, vedete, in modo da creare un pannello uniforme. Prima poi andiamo ovviamente a realizzare il fondo. Dobbiamo vedere unire in maniera perfetta i punti, quindi la punta, vedete, deve combaciare all'interno dello spazio, quindi della diminuzione, la punta, vedete, combacerà. Io adesso vado a fissare dei marcapunti e poi vi spiego con quale metodologia dovete andare a fissare. Allora, come potete vedere, io ho messo dei punti, vedete. Allora, il pannello io l'ho messo al rovescio. Che significa al rovescio? Significa che il punto, vedete, quello che ho lavorato, la riga sul dritto, è questa, quindi ho messo il pannello, vedete, diciamo al rovescio. Adesso, guardate, prendo il primo punto in ogni lato, vedete, guardate, il primo punto di un pannello, vedete, e il primo punto dell'altro. In questa maniera qui abbiamo le maglie basse, qui invece abbiamo la maglia alta. E poi fissiamo anche l'altro lato prima di fissare poi i punti centrali. Vedete il primo punto sulla maglia bassa e il primo punto, vedete, che è la maglia alta, vedete qui. Poi che cosa faccio? Conto praticamente dei punti fino ad arrivare al centro, quindi ho contato per esempio 13 punti e 13 punti anche di qua, io ho messo il marcapunti e faccio, vedete, più o meno la stessa cosa. Non è tanto importante se ne contate 13 o 14, l'importante è che siano, se sono 14 qua, devono essere 14 anche di qua. Io chiaramente ho cercato di cucire, vedete, in corrispondenza, vedete, delle punte, quindi proprio delle punte di congiungimento. E adesso semplicemente, vedete, con un ago e un solo filo ovviamente vado a cucire.
Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove avevamo ovviamente il marcapunti, finiamo la cucitura entrando, vedete, più volte. Quindi fissiamo bene bene la nostra cucitura in questa maniera qui. Io adesso, vedete, vado a chiudere ancora meglio il punto così, tenendo presente, vedete, che questo è il nostro rovescio della borsa. E poi entra all'interno a nascondere il filo, quindi essendo un filo bianco entra all'interno, vedete, del bianco più volte e nascondiamo il filo. Vi raccomando di nascondere bene il filo, ma soprattutto di fare in modo più volte, in modo che anche se si dovesse sfilare non rovina la nostra lavorazione. E così, vedete, abbiamo ovviamente la stessa cosa, ovviamente dobbiamo fare di qua. Riprendiamo l'ago e andiamo anche qui a chiudere ovviamente le estremità. Quindi qui ho ancora il marcapunti, lo togliamo e anche qui, vedete, entriamo più volte, quindi più di una volta sul primo e sull'ultimo, vedete, sul secondo, scusate, sul primo e il secondo, e poi così per fissare, vedete, bene la lavorazione. I punti devono essere fissati bene e poi andiamo all'interno del bianco a nascondere sempre il nostro filo. Più nascondiamo il filo e meglio è. A questo punto, vedete, abbiamo fatto la nostra lavorazione, la capovolgiamo ovviamente e la andiamo a stendere un pochino. Io questa la vado a mettere nei lati, questa lavorazione la andiamo a stendere un pochino, perché dopo la cucitura, vedete, ovviamente tira un po', però una volta che l'avete stesa non si noterà più. Io vado a fissare così nei lati, quindi piego, vedete, la borsa così e questa andrà a capitare, vedete, nei lati. Andiamo adesso ovviamente a prendere la misura per il fondo. Una volta, vedete, che avete disteso bene dove avete cucito, questo sarà il risultato. Vi raccomando di stendere bene la lavorazione, quindi non deve tirare rispetto a quando avete ovviamente subito finito di fare la lavorazione. Quindi stendete leggermente, vedete, così con le mani, tirate anche se così, e vedete che la lavorazione si stende, si deve distendere. Allora, vedete, una volta che io ho piegato a metà, vedete, una delle due basi, ho deciso di fare in modo che le punte vadano verso destra, però insomma è chiaro che voi potete anche decidere il contrario, girando il pannello dall'altro lato. Allora, a questo punto, vedete, io ho lasciato da un lato, sia da quello frontale che da quello retro, 18 di questi spazi, vedete, 18 sul davanti, e nei lati lascio 1, 2, allora 1, vedete, 2 e 3, e in questi 3 ho messo un marcapunti. Significa che qui non vado a lavorare il mio fondo. Più o meno abbiamo una larghezza di 4,5 cm, quindi più o meno vado a fare un laterale di circa 10 cm, può essere 9, 9 e mezzo, insomma più o meno questa è la larghezza. L'importante è che gli spazi sul davanti e vedete, su quello frontale siano gli stessi. Nel mio caso sono 18, e qui vedete, vi voglio far vedere bene, ho due spazi, quindi vedete, sono 3 in realtà, quindi 1, 2 e 3 che faccio combaciare così, vedete, in questa maniera qui, quindi 1, 2 e 3 spazi, vedete, quindi sono 1, 2, allora aspettate, vediamo se ho messo bene, 1 e 2, e faccio la stessa cosa di qua, quindi 1, 2, qui 3, quindi ho messo uno spazio in meno. Vediamo se ho messo uno spazio in meno o sono io che... Ah, ecco, non riesco forse... Ecco qua, scusatemi, perdonatemi. Quindi 1, 2 e 3, vedete? E metto il marcapunti.
e faccio la stessa cosa di qua, 1, 2 e 3, vedete, e metto sul terzo il marcapunti, e qui ho 18 spazi, vedete, totali, e dall'altro pannello 18 spazi totali. Adesso su uno dei due pannelli andiamo a lavorare il nostro fondo. Allora, io inizio la lavorazione con doppio filo sempre, però vado a realizzare il fondo con un solo colore. Quindi vedete, qui ho, guardate, il segno dove ho messo il marcapunti. Io inizio da questo lato subito dopo. Mi aggancio in questa maniera qui, sempre con le mie 3 catenelle che saranno ovviamente la prima maglia alta. In questa maniera filo sull'uncinetto, entro nello spazio, vedete, da una maglia alta e lavoro un totale di 3 maglie alte in questa maniera qui. Adesso guardate, in ogni spazio non faccio altro che lavorare 1, 2 e 3 maglie alte. Nel prossimo 1, 2 e 3 maglie alte. Nel prossimo 1, 2 e 3 maglie alte. Ovviamente andiamoci a rendere conto che la lavorazione non deve allargarsi, quindi se usate un filato e magari vedete che sono troppi, ne mettete 2. Quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi la lavorazione del fondo deve essere abbastanza compatta. Adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo ovviamente il marcapunti, quindi in ogni spazio 3 maglie alte fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo lo spazio dove c'è, vedete, il marcapunti, noi qui non dobbiamo entrare, ma lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il lavoro, vedete, in questa maniera qui, giriamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto e nel primo spazio lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E dobbiamo proseguire così, vedete, dobbiamo saltare ogni 3 maglie alte. In questo spazio lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Ops, scusatemi. E di nuovo, vedete, nel prossimo spazio 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi proseguite, vedete, in ogni spazio, quindi saltate sempre 3 maglie alte, in ogni spazio lavorate 3 maglie alte fino ad arrivare alla fine. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo spazio ho lavorato le 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, sulla terza catenella, vedete, della maglia alta, quindi entro così all'interno e lavoro una maglia alta. In questa maniera qui. Adesso non devo fare altro che girare il mio lavoro, quindi 1, 2 e 3, rigiro di nuovo, vedete, il mio lavoro e in ogni spazio semplicemente vado a lavorare sempre le 3 maglie alte. Adesso io qui, vedete, ho subito uno spazio, quindi filo, vedete, ho subito uno spazio, quindi filo sull'uncinetto, entro subito in questo spazio e lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E in ogni spazio entro e lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 fino ad arrivare ovviamente al marcapunti. Quindi andate a proseguire, in ogni spazio lavorate 3 maglie alte. Quando arrivo, vedete, alla fine ho questo spazio da lavorare, quindi lavoro 1, 2 e 3 maglie alte. Ok,
Adesso io ho terminato questo colore scuro. Se vogliamo praticamente aggiungere altro filato, quindi possiamo aggiungere altro filato, ok? Quindi, oppure andate, se volete sfruttare i filati che già avete, ovviamente andate a cambiare il colore anche al fondo, altrimenti comprate un po' di filato in più, ovviamente, se volete spaziare. Adesso come facciamo per capire quante righe dobbiamo lavorare? Adesso vedete, io qui ho ancora lo spazio così, che cosa faccio? Questo è lo spazio che devo saltare, proprio giusto, vedete, sullo spazio dopo, quindi sulla maglia centrale, vedete questa, vado a mettere un marcapunti, così adesso quando vado a togliere, vedete, quindi sullo spazio, vedete, qui è lo spazio dove ho il marcapunti, sullo spazio dopo, qui io non devo, praticamente devo calcolare che andrà cucito il fondo, quindi che cosa faccio? Metto, vedete, una maglia alta qui, prima di questo spazio dove fa parte del fondo, quindi questo dove sta il marcapunti, vedete, non deve essere lavorato, quindi non l'ho lavorato, metto un marcapunti qui, sulla maglia, vedete, sulla maglia, prima dello spazio, tolgo il marcapunti e so che praticamente il mio fondo, facendo questa cosa, ha questa larghezza, vedete, da qui fin qui, quindi da questa maglia fin qui, ed è una larghezza più o meno, ovviamente, di circa 11 centimetri. Ora, come facciamo a capire quante righe dobbiamo lavorare? Allora, più o meno ogni riga, ogni spazio, vedete che noi abbiamo qui, è una lavorazione, è una riga di lavorazione, in questa maniera. Quindi vedete, io ho lavorato già 1, 2, 3 righe e sono già, vedete, 1, 2 e 3 spazi. Vedete, più o meno è così la lavorazione. Quindi se abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 spazi, lavoreremo 6 righe. Quindi lavorate 6 righe e poi più o meno vi rendete conto se vanno bene. Dovrebbero andare bene, perché ovviamente dobbiamo poi un po' tirare la lavorazione, perché è ovvio che tira un po' dove abbiamo la maglia alta. Quindi adesso vado a proseguire lavorando altre 3 righe, quindi un totale di 6 righe. Io ho realizzato, vedete, le mie 6 righe. Adesso taglio un po' di filo abbondante e vado a sfilare in questa maniera qui, ovviamente. Adesso vedete, noi abbiamo messo dei marcapunti che delimitano ovviamente praticamente il nostro laterale, che sarà, vedete, la base. Quindi andate a vedere se con la larghezza vi trovate, ovviamente io ho già controllato, vedete, e mi trovo. E fate la stessa cosa ovviamente da quest'altro lato. Dopo che avete messo il marcapunti, andate a vedere se vi trovate, ed ecco qui, vedete che anche qui ci troviamo bene. Adesso noi dobbiamo andare a cucire. Allora, io in questo caso per cucire, vedete, ho tagliato un po' di filo abbondante, ma divido il filo in questa maniera qui. Quindi il laterale andrò a cucirlo, vedete, da questa parte qui, iniziando da qui, perché chiaramente, vedete, ho un lato del filo che andrà di qua e un lato del filo che andrà di qua. Quindi dove io, vedete, ho terminato la lavorazione, ho il marcapunti in questa maniera qui, così, vedete? Quindi semplicemente entro dove ho il marcapunti e inizio dove ho, scusate, ecco, la maglia alta, vedete? Entro dove ho, quindi vi faccio vedere, qui ho un filo e qui ne ho un altro. Entro dove ho la maglia alta, vedete, del fondo, quindi questo è il fondo. Ovviamente decidete qual è la parte del rovescio e quella del dritto. Noi qua stiamo lavorando sulla parte del rovescio, quindi significa che dopo gireremo la borsa. Io entro, vedete, dove c'è il marcapunti e lavoro una maglia bassa. Ovviamente dobbiamo andare a rimpicciolire il nostro uncinetto. Nel mio caso io ne uso uno piccolino di 2,75, ma anche 3 va bene, 2,50, vedete voi ovviamente. Stendiamo bene, vedete, la lavorazione e dentro, vedete, negli spazi, e lavoro semplicemente delle maglie basse. Mi regolo più o meno in questa maniera qui, vedete, entro e lavoro delle maglie basse. Qui avevo degli spazi, qui invece ho, vedete, le 3 maglie alte e lo spazio frontale, quindi entro attraverso una delle maglie alte dello spazio frontale in questa maniera qui e chiudo, vedete. Non ci sono un numero preciso di maglie da fare ovviamente, però più o meno voi dovete regolarvi man mano, vedete, che lavorate. È importante che vi rendiate conto man mano che lavorate, vedete?
io entro attraverso e man mano che lavoro mi rendo conto. Adesso vedete vado nella maglia alta e frontale ho lo spazio, quindi entro attraverso la maglia alta e di fronte ho lo spazio e chiudo così. Vedete? Anche qui ho la maglia, controlliamo, vedete che abbiamo steso bene la lavorazione, entro attraverso e qui ho, vedete, due spazi, quindi attraverso le maglie così. E ho cucito, vedete, il laterale, il primo laterale, quindi l'altra parte, vedete, risulterà in questa maniera qui. Ok, quindi quando girate, vedete, la lavorazione si stenderà così. Ovviamente a chi dovesse piacere che si veda questo bordino può andare bene, insomma decidete voi quale vi piace di più, ovviamente come soluzione. Ovviamente qui poi andiamo a tagliare il nostro filo. Io controllo se ho chiuso bene, vedete, se abbiamo chiuso bene, c'è ancora un altro poco da chiudere, quindi andate a controllare, ovviamente. Taglio il filo, faccio una catenella, vedete, di sicurezza e lascio un po' di filo così e dopo vado a controllare ancora meglio. Adesso anche di qua, vedete, facciamo la stessa cosa. Ho quest'altro laterale, vedete, lo dobbiamo fissare prima di andare a cucire dall'altra parte, quindi io fisso così, vedete, sulla prima maglia alta, quindi così, e dove avevo già il marcapunti, quindi questo è l'altro, vedete, il laterale che dobbiamo andare a cucire. E adesso possiamo iniziare a cucire con l'altro filo. È un pochino più lungo, però l'ho fatto apposta perché vado a... Quindi adesso vedete qui non abbiamo la maglia alta e abbiamo le maglie basse, quindi qui dobbiamo andare a mettere bene la parte, quindi stendetela bene senza tirare troppo. Quindi entro, qui ho il marcapunti, entro nel punto dopo, vedete, così dove ho lo spazio è di fronte in una maglia bassa ed entro in un punto e un punto frontale, vedete, in un punto attraverso ovviamente la maglia alta e di fronte in una maglia bassa, vedete. Adesso qui ho sempre la maglia alta e di fronte ho la maglia bassa. Non è difficile come lavorazione, l'importante è che stendiate bene il lavoro mentre lavorate, mentre cucite, perché altrimenti potrebbe capitare che poi o tirate troppo o magari saltate addirittura dei punti e quindi non va bene, non dovete né stringere né tirare troppo, dovete regolarvi. Quindi andate a proseguire così, vedete, quindi tenete ben il lavoro e rendetevi conto di dove dovete entrare, senza mettere né troppi punti ma neanche troppi pochi punti. Vedete man mano che lavorate? Questo bordino è bello anche comunque, anche se si vede, può piacere, insomma, decidete voi poi se volete girare la borsa. Io adesso do un'occhiata dopo, può darsi pure con questo bordino, vedete, delimita proprio il fondo ed è carino. Insomma, decidete ovviamente prima di vedere quale vi piace, come se dovete girare la borsa oppure no. Quindi io adesso vado a proseguire, ovviamente fino ad arrivare, vedete, all'angolo. Quando arriviamo, vedete, nel nostro angolo, dove abbiamo il marcapunti, entriamo dove abbiamo il marcapunti e dove abbiamo, vedete, fissato, sempre bloccato il marcapunti e lavoriamo la maglia bassa. Ovviamente possiamo togliere il nostro marcapunti a questo punto e staccare definitivamente. Adesso ovviamente dobbiamo andare a cucire il lato, vedete, quindi tenetelo ovviamente disteso in modo che deve combaciare con i fori, quindi stendete bene in questa maniera qui e andate a completare la cucitura. Una volta vedete che abbiamo terminato la cucitura,
risulterà così. Adesso andate a decidere se vi piace che si vede il bordino così. Ovviamente questo decidetelo prima, come vi ho detto, perché ovviamente se non vi dovesse piacere e magari non volete che questo sia il dritto della vostra borsa, dopo insomma è un problema. Io vado a capovolgere, vedete, perché preferisco capovolgerla, quindi voi valutate, perché mi piace di più che la cucitura si veda così, vedete, la cucitura che abbiamo fatto dei due pannelli, e che il fondo sia in questa maniera qui. Quindi è una questione ovviamente di gusti, sono entrambe validi, però ovviamente voi andate a decidere, sono due modi di poter tenere, insomma io preferisco in questa maniera qui, perché quando adesso vado ad inserire la fodera si stende e quindi è indifferente, diciamo, se si vede o no il bordino, ok? Adesso vado a ovviamente realizzare un bordino di decorazione sopra. Io vado a farlo sempre con lo stesso colore, vedete, quindi sempre con questo colore più scuro, quindi la tonalità più scura delle 4 che io ho scelto. Ovviamente voi potete decidere insomma se farlo con uno più chiaro, uno più scuro, insomma non è importante, non deve essere nemmeno per forza uguale al fondo, quindi anche se volete farlo con il bianco per esempio va bene lo stesso. Questo è un esempio. Quindi adesso andiamo chiaramente ad abbellire, vedete, il bordo, perché così ovviamente non va lasciato. Adesso sempre con il doppio filo, l'unica cosa, vado ad usare un uncinetto 3,5 invece di 4. Dove ho, vedete, la cucitura, quindi dove ho unito i pannelli, inizio da lì, quindi io mi trovo qui, vedete, al centro, vedete, dove ho la maglia bassa, carico il mio filo sempre in doppio e realizzo una catenella in questa maniera qui, vedete, quindi sono in questa maniera qui. Adesso qui è come se fossi nello spazio, quindi filo sull'uncinetto, salto questo spazio, entro nel prossimo e lavoro 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte in questa maniera qui. Lavorate le 5 maglie alte, vedete, nello spazio subito dopo entro all'interno e lavoro una maglia bassa, così. Adesso nello spazio che segue entro e lavoro sempre 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, vedete. Adesso nello spazio dopo entro e lavoro una maglia bassa. Ora nello spazio successivo di nuovo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. E nello spazio dopo, vedete, di nuovo una maglia bassa. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera qui, quindi per tutto il perimetro della borsa fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, quasi alla fine dove ho iniziato. Qui ho lavorato le 5 maglie alte, nello spazio lavoro una maglia bassa e in questo spazio lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. E dove abbiamo, vedete, la maglia bassa, realizziamo una maglia bassissima in questa maniera qui. Taglio il mio filo in questa maniera qui, vedete, sfilo, e adesso vado a chiudere dove ho iniziato ovviamente la lavorazione, vedete qui, quindi entro all'interno, quindi il filo, vedete, sta così, entro all'interno della catenella, tiro il filo in questa maniera qui e lo faccio passare qui al centro. Da dietro. E
e abbiamo chiuso, vedete, così la lavorazione. Ovviamente andiamo a nascondere il filo all'interno della lavorazione in modo che non sfili, quindi andate a bloccarlo bene bene. Una volta vedete che abbiamo completato la nostra borsa, questo sarà il risultato. Ovviamente adesso va inserita la fodera. Prima di inserire la fodera andiamo a realizzare i nostri manici. Per i manici, vedete, io vado a realizzare questi manici granny di cui già vi ho fatto il tutorial, quindi sia nel box informazioni sotto a questo video, ma anche alla fine del tutorial vi rimanderò appunto a questo tutorial e anche al tutorial della fodera. Vedete, io ho inserito la fodera fatta con il feltro, vedete, in questa maniera qui, in modo che la nostra borsa venga bella rigida. Quindi entrambi i tutorial io li metterò subito dopo la fine di questo tutorial e in più li trovate anche nel box informazioni. Ora, detto questo, vado a fissare ovviamente i manici. Prima di fissare i manici, vedete, io prendo la misura. Io ho preso la misura con il metro, quindi 14 cm a sinistra e 14 cm a destra, e faccio la stessa cosa anche di fronte, vedete. Adesso con i manici non facciamo altro che andarla a cucire nella maniera preferita ovviamente da noi. Quindi i manici, vedete, devono essere rivolti questa parte, questo diciamo che è il rovescio, l'altra parte deve essere rivolta così. Quindi io, proprio dove ho il marcapunti, vedete, centro in questa maniera qui e vado a cucire internamente, perché voglio che il bordino, quello il decoro della borsa, venga esterno. E faccio la stessa cosa anche di qua, vedete, centro dove ho il marcapunti e vado a cucire all'interno. E andiamo a cucire, vedete, all'interno come meglio preferite. Io non ho cucito all'interno della fodera, perché volendo potete cucire anche all'interno se preferite. Io ho fatto in questa maniera qui per un fattore, insomma, perché non avevo ancora deciso quali manici mettere. Ovviamente se voi ancora dovete finire la borsa potete anche inserirli tra la borsa e la fodera. L'unico rischio è che si veda esternamente, quindi dovete decidere se vi piace che si veda poi all'interno oppure cambiare tipo di manici, magari anche di copelle. Io adesso vado a fare una cucitura semplice nei lati con il filo di nylon e poi la mia borsa sarà finita. A questo punto la nostra borsa è terminata. Io vi ringrazio di aver seguito il tutorial e se vi fa piacere farmi vedere i vostri lavori potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato. Vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial.